Da quale vogliamo partire? Allora, Non le vedo. Tutti vogliono una voce che va in alto e tutti vogliono una voce potente. La prima cosa è controllare se sto in uno stato d'ansia, perché con uno stato d'ansia il respiro cambia. io? Certo. Non erano negli accordi questo fatto che io dovevo fare. Ok. Salve a tutti. Dopo penultimo video che abbiamo fatto, che era una reaction a un pezzo straordinario, un arrangiamento straordinario di Jacopo Collier su Moon River, molte persone ci hanno scritto perché c'era Loredana che ha fatto una serie di osservazioni sulla voce, sulla tecnica, l'uso della voce, insomma delle cose molto interessanti, e quindi abbiamo pensato di fare una robina divertente, e cioè provare a chiedere a ChatGPT quali sono le 10 domande che potresti fare a un vocal coach per capire lui come lavora fondamentalmente, e le 10 domande di tecnica vocale che potresti fare a un vocal coach o un docente di canto, che dir si voglia. La voce, mi permetto insomma di dirlo anche se in presenza di un'autorità come Loredana, però siccome faccio questo da 40 anni le ho viste tutte, quindi sulla voce non sono assolutamente un competente, ma so che è un terreno minato, perché mentre gli altri strumenti almeno si vedono, la voce in realtà non si vede, come dice Loredana, è uno strumento invisibile, quindi molto difficile da capire il funzionamento, molto difficile da verificare l'effetto di certi lavori sullo strumento, e quindi se ne dicono di tutti i colori. Poi c'è questa diatriba della tecnica classica, la tecnica moderna, il bel canto, il belting, insomma di tutto di più, e quindi abbiamo pensato di farla questa cosa e di rispondere, cioè Loredana, io non mi permetterei mai di chiedere a Loredana alcune di queste domande che già ChatGPT, queste domande, e vedere se lei ci aiuta a fare un poco di chiarezza. Quindi non sono lezioni di tecnica, ma è un fatto divulgativo, informativo, per levarci lo sfizio. Come io dico sempre, la voce è uno strumento utile per i cantanti, è fondamentale per i non cantanti, perché i cantanti già cantano, quindi questa cosa ce l'hanno, hanno l'idea di immaginare i suoni, già sviluppano delle cose. I musicisti spesso e volentieri no, e quindi se non attivano con la voce delle cose interne come l'immaginazione, come il senso armonico, l'inventiva melodica, eccetera eccetera, possono anche suonare per anni senza sentire niente, senza immaginare niente, e quindi sostanzialmente, diciamo, ammaestrare le manine a fare delle mossine sulle figurine, ma sostanzialmente di musica zero. Quindi andiamo subito al sodo, mi sono dilungato, perdonatemi. Partiamo, da quale vogliamo partire? Allora, Non le vedo. vogliamo vedere questa qua, la seconda, quella là che abbiamo visto prima. Quali esercizi posso fare per ampliare la mia estensione vocale? Come posso rendere la mia voce più potente senza sforzarla? Queste sono quelle di tecniche, poi magari leggiamo pure le altre, che sono più vaghe su certi fatti. Quale tecniche consigli per migliorare la chiarezza? Scegliene una. Maestra, mi dica. Lei è nota tra di noi nella tribù come la maestra, quindi così ci dice: maestra, mi dica. Io questo fatto dell'estensione vocale pure ho il controllo del fiato. Quali esercizi? Partiamo, se no non decidiamo, partiamone con uno. Allora, quali esercizi posso fare per ampliare la mia estensione vocale? È una bella domanda, perché tutti vogliono una voce che va in alto e tutti vogliono una voce potente. Però bisogna capire anche che genere di potenza, che genere di voce si ha, che genere. Quindi la prima cosa, se vuoi andare molto in alto, scegliti un bravo maestro che faccia delle buone valutazioni su quello che stai già a fare. Ci sono degli esercizi che possono aiutare da subito, se cominciamo a pensare che la voce è uno strumento a fiato. Quindi la prima cosa è avere un respiro che possa essere quanto più naturale possibile all'inizio. Quindi la prima cosa è controllare se sto in uno stato d'ansia, perché con uno stato d'ansia il respiro cambia, quindi non potrò accedere a delle note alte. Primo step, quindi stato di calma e di tranquillità fisica, quindi controllare se il mio respiro è fisiologico, cioè se quando inspiro la pancia va leggermente in fuori, quando espiro la pancia torna dentro. Questo mi garantisce, diciamo, una respirazione che si chiama fisiologica, la più semplice, quella che il nostro corpo è già organizzato. Quando dormiamo abbiamo questo tipo di comportamento. Ora, per andare un po' più in alto, dopo in questo stato di quiete, posso
cominciare a fare degli esercizi che possono essere esercizi che si usano molto anche per il riscaldamento, cioè controllare l'altezza tonale attraverso dei suoni che si chiamano muti. Quindi uno dei più, diciamo, famosi, che girano anche su molti esercizi che si trovano sul web, si chiama lip roll, cioè un esercizio mettere in vibrazione le labbra. Fallo tu? Io? Certo. Non erano negli accordi questo fatto che io dovevo fare. Ok, come vedi, appena utilizziamo le labbra, come diciamo, stiamo utilizzando le labbra, le facciamo vibrare al posto di utilizzare le corde vocali, quindi questa è una cosa che ci può assicurare, è una cosa tecnica che sto dicendo, dico solo che questo esercizio è utile per cominciare a capire quanta aria e come spingere l'aria per generare un ciclo vibratorio sempre più in alto, in modo che la mia voce possa estendersi verso l'alto, verso gli acuti. Questo è un esercizio che non prevede un lavoro che fanno le corde quando noi parliamo, cioè di avvicinarsi fra di loro. Le corde vocali sono garantiscono l'apertura e la chiusura di questo blocchetto che abbiamo qui. Se passiamo il dito sul collo sentiamo che c'è una prominenza, però io dico le cose e tu le fai. Passa il dito sul collo. Ok, qui si sente questo scudo tiroideo. Sì. Ok, vedi che c'è una punta. Ok, questa è la tiroide. Qui c'è l'inizio, sono innestate le corde vocali. Non ho capito, la tiroide? Sì, questo è lo scudo tiroideo, lo senti? Sì. Ok, qui sono innestate le corde vocali, quindi hanno una forma di V e hanno la loro partenza e il loro innesto primario proprio qui davanti. Subito dietro questo scudo, che serve da difesa, e a difesa della ghiandola tiroidea, c'è una scatolina, la cui capacità è quella di vibrare, di far vibrare, grazie al fatto che queste due cordicine aprono e chiudono a mo' di diaframma, infatti si chiama diaframma glottico, questa scatolina. Appena spingiamo l'aria verso la scatola vocale, questa voice box, cioè la laringe, se facciamo avvicinare le corde abbiamo il fenomeno della fonazione, cioè se faccio invece che cosa succede? Che le corde non stanno chiudendo la scatolina, ma si stanno solo allungando. Quindi cosa faccio? Per imparare a salire, facendo vibrare le labbra al posto delle corde vocali, l'altezza vocale è determinata da quanto sono lunghe le corde. Quindi più lunga è la corda, più spingendo l'aria genero un ciclo vibratorio che mi permette, un po' come per la chitarra, no? Quelle più sottili sono quelle che vanno in alto. Quindi le corde si allungano, ma non lavorano vicine. Quindi se uso le labbra faccio fare il lavoro sporco alle labbra. Quindi imparo a spingere, a dosare l'aria e a stendere le corde per salire sempre di più e aumentare la nostra estensione. È una cosa un po' complessa, ma siamo affascinanti, come abbiamo una struttura che è proprio magica, che non si vede, ma se si dovesse studiare, poi magari entriamo più nel dettaglio in un altro momento. Fatto sta, questi muti aiutano a prendere confidenza, quanta aria spingere per intonare certe note, e così non mi farò, sicuramente nessuno si farà male, perché abbiamo detto che è un lavoro per le corde vocali pulito, quindi mano a mano, utilizzando questo lip roll e così via, riesco a prendere confidenza con questo strumento e cominciare a salire di più. Quindi imparare a dosare quanta aria spingere. Ma ti posso fare una domanda? Ma questi esercizi si possono fare da soli? Assolutamente sì. Ah sì? Certo. Ah, lo puoi fare pure da solo? Assolutamente. Ok. Quindi per tutte le persone che, per esempio, io tante volte sono nella stanza a fianco e sento, no, che vocalizzano, che fanno, e sento che hanno timore, no, anche di aprire la bocca, di cantare, soprattutto all'inizio, voglio rassicurarle, perché questo è un fatto di confidenza motoria, cioè è una confidenza di un gesto che non vedi, è molto veloce per il cervello organizzare l'intonazione e per l'orecchio. Quindi appena apri la bocca senti che ormai è troppo tardi, è già uscito il suono, quindi se sei indeciso
quindi se hai poca confidenza motoria, sicuramente il suono potrebbe risultare anche poco, diciamo, gradevole, soprattutto per chi lo emette. Quindi è una questione di ginnastica, fare ginnastica. Quindi diciamo che sostanzialmente esistono degli esercizi che ti permettono di aumentare questa estensione. Sì. Ok, allora Assolutamente sì. domanda che già ti ho fatto e che mi hai spiegato già, però penso che qualcuno se lo stia ponendo, no? Questa estensione è sempre con lo stesso tipo di voce, con lo stesso tipo di suono, oppure invece poi a un certo punto, se vuoi andare su, cambia questo suono? Allora, questa è una domanda davvero che se la fai ai cantanti è già molto difficile, perché è molto complessa come cosa, quello che succede dentro. Quello che succede fuori è che a volte ingenuamente si vuole spingere, si pensa a spingere, a salire verso gli acuti, spingendo più forte l'aria. E già qui dietro ci sta quanto sto spingendo, come sto spingendo, quali muscoli sto usando. Stiamo parlando di una respirazione abbastanza atletica, quella di un cantante, non è la solita respirazione, cioè prevede l'utilizzo di un sacco di muscoli. Cosa succede? Che spesso si spinge pensando di dover mettere più forza per poter arrivare a quei suoni e si sente che la voce ha dei veri e propri break, cioè si chiude, no? A meno che non si abbia, anche in modo molto intuitivo, la fortuna di sentire che mano a mano che sali il suono, quindi non spaventarsi al fatto che il suono non avrà la stessa potenza, no? Diciamo della zona comoda, il range comodo della voce, quello che usi, no? Per cantare una canzone più o meno così, quasi a livello del parlato, ok? Mano a mano che sali, mano a mano che queste corde si allungano, succede che la spinta deve in qualche modo variare, perché più lunghe sono le corde e più in alto andiamo, quindi più diventerebbero deboli se non intervenissero all'interno di questa scatola dei nuovi muscoli che le mantengono vicine, altrimenti si sente cioè si aprirebbero. Quindi questo diaframma che si apre e si chiude, quindi così vicine, avvicinate le corde creano suono, così restiamo respirando. Quindi così il diaframma è aperto, così sono vicine. Succede che più lunghe sono queste corde, più l'effetto della voce fuori, del suono vocale, è diverso ed è chiaramente verso gli acuti è sempre più piccolo. Molti invece cercano di arrivare in alto con un suono grande, somiglia un po' alla dinamica delle marce di una macchina, ok? È come se uno andasse in alto spingendo di volume, no? Volendo questo suono pieno come è nel parlato, comunque nel range di mezzo della voce, come se volessi andare in autostrada con la seconda. Senti che c'è uno sforzo. Invece allungando la marcia tu senti che la macchina ha più libertà di movimento, ma soprattutto anche il suono del motore, no? Più lunga è la marcia, più... Quindi questi cambi da fuori si chiamano cambi di registro, che sono dei cambi di suono della voce, perché c'è un comportamento muscolare dentro che è diverso. Questi cambi sono assolutamente fisiologici. Quello che invece è tecnico è mantenere un suono anche a un comportamento interno della laringe muscolare, diciamo ad alta intensità, quindi una spinta forte, sto andando in alto, eccetera. Quello è un fatto tecnico e quindi è di un vero e proprio cantante, che non significa però che non ci possa riuscire una persona che non abbia mai studiato, attenzione. Certo. Ok? Sì, perché io per esempio quando faccio fare ai ragazzi a usare la voce per le melodie, no? Per armonizzare, quindi vocalizzare le melodie, oppure provare a immaginare melodie, molti all'inizio non riescono, vogliono continuare a tenere lo stesso suono che hanno normalmente, quello insomma del parlato, in da ra 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 ra, fanno questa cosa qua, e vogliono fare sempre questo anche quando salgono, senza andare a un cioè andare qua sopra, e chiaramente questo fatto che cambia voce loro lo intendono quasi, non so come dire, come un errore, un fallimento. È un fallimento, cioè è sbagliato, per cui cercano di mantenere questa voce così. Quando uno dice gira la voce, no? Gira, sì.
Invece quello è un suono molto più naturale, molto più, infatti nella tecnica vocale moderna assolutamente concepito questo cambio di registro, quindi questo cambio di suono, cambio di intensità, cambio di timbro. Di intensità intendo sonora, la modalità in cui spingo l'aria è quasi naturale, un suono quasi naturale, molto diverso da quello della lirica, però stiamo parlando di un'estensione per quanto riguarda la tecnica vocale moderna molto più ampia rispetto a quelle delle qualità di opera. Quindi a volte ci sono questi suoni che si sentono un po' come se uno non stesse cantando, poi però ascolti personaggi tipo Brian McKnight, Christina Aguilera, la grandissima Whitney Houston, che di questi cambi di registro, quindi questi suoni così diversi fra di loro, ne hanno fatto un'arte meravigliosa. Allora, spero di essere riusciti a darvi un po' di chiarezza su questa questione dell'estensione dei registri. Ovviamente fateci sapere cosa ne pensate, se vi piace, e prevedo che ne faremo altri, perché questa cosa ci è stata veramente richiesta da più parti. E come sempre vi auguro un buon divertimento e ci vediamo al prossimo video.